Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo del re dei direct drive, il SimoCube 2 Ultimate. Come sapete all'interno della gamma SimoCube ci sono tre prodotti, lo Sport ed il Pro che ho già recensito e questo Ultimate. Ci tengo innanzitutto a ringraziare di cuore Granite Device per avermi inviato questo prodotto in prova da recensire. Oltretutto l'unità di solito destinata alla prova non è stata reperibile e Granite Device per accelerare i tempi mi ha inviato un'unità completamente nuova, quindi doppio onore perché sono riuscito anche ad unboxare e provare un prodotto assolutamente nuovo, quindi veramente grazie Granite Device. Questo Ultimate ha un prezzo abbastanza importante, parliamo di 3.170 euro, che sono più del doppio rispetto al SimoCube 2 Pro, quindi la domanda di molti di voi è: vale la pena spendere il doppio rispetto al SimoCube 2 Pro? Vi posso già rispondere prima della recensione. Come tutte le cose, soprattutto a livello tecnologico, per avere il massimo bisogna spendere molto di più e si va per forza di cose a perdere il rapporto qualità-prezzo. Questo succede in tutti gli ambiti, soprattutto a livello informatico. Faccio un esempio della RTX 3080 e della RTX 3090. Due schede che sono separate da un 10% di prestazioni, ma per portarsi a casa la 3090 bisogna sborsare il doppio rispetto alla 3080, quindi come in tutte le cose per avere un piccolo margine di miglioramento bisogna investire veramente molti soldi. Come vedremo all'interno della recensione, su questo SimoCube 2 non ci sono compromessi. Granite Device ha cercato di inserire delle componenti di altissima qualità e soprattutto lavorare a livello software con dei filtri aggiuntivi dedicati, quindi è la massima espressione dei direct drive oggigiorno, a mio avviso. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, così supportate il mio lavoro e mi aiutate a portare sempre nuovi contenuti. Vi lascio alla recensione e come al solito ci vediamo al termine per le conclusioni e le considerazioni finali. La confezione del SimoCube Ultimate è identica a quella già vista con Pro e Sport. Al suo interno, oltre al servomotore, troviamo il generoso alimentatore con il cavo di alimentazione, il pulsante di emergenza, l'antenna wireless per il modulo Bluetooth SimoCube, il quick release proprietario con il suo pin di ritenzione, la viteria necessaria all'assemblaggio ed il manuale utente. Su questo modello il pulsante stop è costruito interamente in alluminio nero ed integra il pulsante momentaneo di accensione e spegnimento. La scocca in metallo è di forma esagonale e riprende chiaramente le linee del logo SimoCube. Il pulsante di emergenza è di qualità eccellente e restituisce un feedback veramente gradevole. La novità rispetto al pulsante di emergenza fornito con i modelli Pro e Sport è la presenza del tasto di accensione e spegnimento provvisto di LED blu. Nell'Ultimate infatti manca il tasto nella scocca posteriore, presente invece sui fratelli minori. Trovo il tasto di accensione con LED un'aggiunta veramente comoda. Mi capita spesso, e credo di non essere il solo, di lasciare il Pro acceso proprio per la mancanza di un LED nella parte anteriore. La costruzione e la qualità generale di questo pulsante stop è eccezionale. Il quick release proprietario è identico a quello presente su Sport e Pro. Solita qualità e stessi materiali, un meccanismo semplice ma estremamente efficace che garantisce un fissaggio solido ed affidabile, anche con l'elevata potenza erogata dal motore di questo direct drive. Il servomotore dell'Ultimate è profondamente diverso dagli altri prodotti SimoCube. Mantiene delle linee semplici e pulite, ha un diametro inferiore ma è decisamente più lungo dei fratelli minori. Misura infatti 115 x 255 mm e alla bilancia sfiora gli 11,5 kg. La scocca del motore non è anodizzata ma bensì verniciata, il logo presente sui lati è in basso rilievo e non serigrafato e manca completamente la fascia in alluminio grigio che avvolge la scocca del Pro e dello Sport. Nella parte frontale troviamo 4 fori da 9 mm per il fissaggio del motore alla postazione. I fori in questo caso non sono filettati e sarà necessario quindi un controdado autobloccante per il serraggio, ovviamente fornito in confezione. Nella regione posteriore è in evidenza il guscio in alluminio anodizzato ricavato dal pieno che nasconde l'elettronica e l'encoder. Il motore è un Keba K-Drive DMS2 da 3000 rpm,
capace di erogare fino a 70 Nm di coppia massima, anche se la coppia massima sviluppata dal SimoCube 2 Ultimate è di 32 Nm. KEBA è un'azienda leader che vanta oltre 50 anni di esperienza nel settore dell'automazione. Mi aspetto quindi delle prestazioni ed un'affidabilità di eccellenza da questo servomotore. Nonostante le temperature estive, al momento della prova, questo motore si comporta egregiamente dal punto di vista termico, mantenendosi intorno ai 45 gradi centigradi anche dopo un'ora di utilizzo intensivo. L'alimentatore, disegnato da Granite Device, è davvero imponente. Misura 30 x 18 x 5 cm e pesa ben 3 kg. La scocca nera è costituita interamente in metallo verniciato a polvere e sulla sua superficie è inciso il logo SimoCube. Il logo si illumina di rosso alla pressione del tasto di accensione grazie alla presenza di un LED posizionato sulla motherboard interna. Alla prima accensione l'effetto wow è assicurato. Sul lato corto della scocca troviamo il power switch, l'innesto per il cavo di alimentazione a 3 pin ed un fusibile da 12 A per proteggere il circuito da sovracorrenti e cortocircuiti. L'alimentatore eroga in uscita la bellezza di 48 V e 20 A, pari a circa 1000 W di potenza, valore incredibile se paragonato ai 450 W del Pro e ai 280 W dello Sport. Sul lato opposto della scocca troviamo invece il LED di stato e l'innesto a 6 pin al quale va connesso il cavo che porta l'alimentazione direttamente al servomotore. Rimuovendo la copertura in metallo troviamo affiancati due alimentatori Manuel UHP 524. Parliamo di alimentatori di altissima qualità a raffreddamento passivo da 24 V e 20.9 A, capaci di erogare quasi 502 W ognuno. Entrambi gli alimentatori sono connessi direttamente ad una scheda di controllo, progettata su misura proprio da Granite Device. La scheda integra il LED necessario ad illuminare il logo SimoCube sulla scocca ed il cavo di messa a terra. Il tutto appare pulito ed ordinato, si nota una grandissima cura del dettaglio da parte dei ragazzi di Granite. L'idea generale è quella di un prodotto di altissima qualità. Nonostante la potenza sprigionata da questo alimentatore, le temperature di esercizio si mantengono entro valori assolutamente degni di nota, vista anche l'elevata temperatura ambientale al momento del test. Nella parte posteriore della scocca trovano spazio la porta accessoria SimoCube, il connettore del cavo di potenza proveniente dall'alimentatore, la porta USB per il collegamento del volante al PC, l'ingresso per il pulsante di emergenza e il LED di stato. Più in basso il connettore per l'antenna wireless. Rimuoviamo il guscio posteriore per dare un'occhiata ad elettronica ed encoder. La scheda è alloggiata all'interno di un massiccio supporto in alluminio ricavato dal pieno ed appare profondamente diversa rispetto a quanto visto sul Pro e sullo Sport. Le componenti sono sostanzialmente le stesse, ma il diametro ridotto della scocca dell'Ultimate ha costretto gli ingegneri di Granite Device a disporre la scheda su due layer distinti. Sul layer interno è posizionato il processore principale, un ARM Cortex M7 che lavora a 216 MHz, lo stesso presente all'interno dei fratelli minori. Sulla destra troviamo il gruppo dei 5 condensatori elettrolitici giapponesi da 100 V e 100 microfarad per il livellamento del segnale. In basso l'innesto per il cavo dedicato al controllo dell'encoder, mentre in alto troviamo il gruppo dei MOSFET dedicati all'alimentazione del servomotore. Posteriormente, al di sotto di un piatto di alluminio, è invece alloggiato il secondo layer della scheda. Sulla scheda troviamo il processore secondario, un ARM Cortex M4 da 168 MHz, il piccolo LED di stato ed il modulo Bluetooth con la sua antenna necessario alla connessione dei volanti wireless compatibili, come l'Asher F28 SCV2 visto nell'ultima recensione. Prima di parlare dell'encoder dell'Ultimate bisogna fare una doverosa precisazione sugli encoder. L'encoder è un trasduttore capace di convertire lo spostamento effettuato dal proprio albero motore in segnale elettrico e funge da sistema di misura degli organi di movimento.
Esistono due tipi di encoder: l'encoder incrementale, che fornisce un'indicazione incrementale riferita alla posizione precedente, e l'encoder assoluto, come quello montato sul Pro e sullo Sport, che fornisce invece codifiche di segnale univoche, indicando il senso di rotazione ed il valore raggiunto. Il SimoCube Ultimate monta un innovativo encoder SICK SRS50 a 24 bit con interfaccia proprietaria Hyperface, che deriva da High Performance Interface e rappresenta il connubio tra encoder incrementale e assoluto, coniugando i vantaggi di entrambi e generando segnali ad altissima risoluzione. L'encoder SICK ha una risoluzione mostruosa, quasi 17 milioni di punti per rivoluzione, sulla carta un passo in avanti pazzesco rispetto all'encoder da 4.2 milioni montato su Pro e Sport. Con l'Ultimate è possibile utilizzare in Early Access la versione paddock del TrueDrive, che arriverà presto anche per i possessori di Sport e Pro. Questa build introduce la possibilità di sfruttare numerosi profili online sviluppati dalla comunità. Al momento sono presenti molti tra i più famosi titoli automobilistici ed il numero di profili sarà destinato a crescere nei prossimi mesi. Sarà quindi molto più semplice, anche per i meno esperti, avere accesso ai settaggi specifici per titolo e addirittura tipologia di auto. Ottima notizia per tutti i possessori di SimoCube 2. Andiamo ora a dare un'occhiata alle impostazioni avanzate dell'Ultimate. La schermata principale dei settaggi è identica a quella già vista nel Pro e nello Sport, ad eccezione ovviamente del valore di coppia massima ed amperaggio e dello slider dello slew rate limit, specifici dell'Ultimate. L'Ultimate lavora a 31.4 Nm e 28.5 A ed ha uno slew rate massimo di 9.5 Nm su millisecondo. Gli altri filtri, come il Reconstruction Filter, il Damping, il Friction e l'inerzia, agiscono in maniera analoga su tutti i direct drive della SimoCube. Se volete approfondire il discorso sui settaggi del TrueDrive potete guardare il mio video dedicato proprio a questo argomento. Vi lascio il link in descrizione. Più in basso, invece, troviamo delle novità interessanti per quanto riguarda alcuni filtri specifici dedicati al SimoCube Ultimate che spero arriveranno presto anche sul Pro. Il primo filtro è lo Static Force Reduction Speed. Come già spiegato nel video dedicato ai settaggi, lo Static Force Reduction è un filtro proprietario di SimoCube in grado di ridurre le forze statiche ed utile per aumentare i valori del force feedback senza far diventare il volante troppo duro alle alte velocità. Grazie allo Static Force Reduction Speed possiamo regolare quanto velocemente entrerà in funzione la riduzione delle forze statiche. Il filtro ha un valore di default di 1 ed ha una scala che varia tra 0.5 secondi e 2 secondi. Il secondo filtro è quello per me più interessante e spero di vederlo presto implementato anche sul Pro. Si tratta del Gamma Setting, che è in grado di controllare la linearità della coppia motore ed impostando il valore a 1 si avrà un'erogazione lineare della coppia stessa. Riducendo il Gamma Setting il motore erogherà la coppia in maniera più docile e meno repentina. Avremo quindi delle reazioni meno potenti ed improvvise ed il force feedback sarà più vuoto nella regione centrale. Questa impostazione può tornare molto utile in auto rigide che spesso nel passaggio sui cordoli più alti generano dei picchi improvvisi di force feedback difficili da gestire e poco naturali. Viceversa, aumentando il gamma setting avremo un motore più scattante e nervoso ed un force feedback più pieno nella regione centrale, molto utile su auto morbide che mancano di informazioni nella fase iniziale della sterzata. Filtro veramente utilissimo per cucirsi addosso l'esperienza di guida in base alla tipologia di auto utilizzata. Gli ultimi due filtri sono interconnessi tra loro. Il loro intento è quello di fornire al motore una sorta di damping addizionale nella regione centrale. Con il primo slider si può regolare l'intensità del center damping su una scala di valori compresa tra 0 e 100%, mentre con il secondo i gradi volante entro i quali questo damping è attivo, con valori compresi tra off e 100 gradi. Combinando i due filtri si riesce ad aggiungere quindi un damping solo nella porzione iniziale della sterzata, in entrambe le direzioni ovviamente, utile per cercare di frenare le oscillazioni indesiderate o fornire un feeling più pastoso al centro.
Come abbiamo visto nel corso della recensione, il SimoCube Ultimate rappresenta da tutti i punti di vista la punta di diamante di Granite Device. Può avvalersi di componenti e sensori di qualità assoluta e di un software ormai maturo con l'esclusiva di alcuni nuovi filtri molto interessanti. Dopo averlo provato posso dirvi con certezza che l'Ultimate è in grado di trascinare l'esperienza di guida ad un livello ancora superiore. Il volante è vivo, ricco di informazioni e microdettagli che mai avevo avvertito prima. Si riescono a percepire tutte le imperfezioni dell'asfalto, i piccoli avvallamenti, le diverse texture dei cordoli e l'attrito della gomma sull'asfalto. Il force feedback è fluido, pieno, corposo e naturale in ogni situazione. La forza è sempre ben bilanciata e le reazioni sono coerenti, verosimili e mai esagerate. Nonostante il servomotore Keba possieda un'elevata coppia massima ed un notevole slew rate, la forza erogata è ben controllata e bilanciata. Inoltre, come visto anche sul Pro e sullo Sport, l'Ultimate risponde in maniera rapida e sensibile ai piccoli cambiamenti nei settaggi del True Drive, dimostrando quanto sia raffinata la gestione elettronica di questi SimoCube 2. Siamo arrivati al termine della recensione ed è arrivato il momento di tirare le somme su questo SimoCube 2 Ultimate. Ammetto di essere stato diviso al momento dell'arrivo del volante. Da una parte ero molto contento di poterlo provare, dall'altra ero anche molto preoccupato perché abituato al Pro avevo paura di trovare un prodotto che stravolgesse un pochino l'esperienza di guida e che in qualche modo mi facesse un po' rimpiangere poi l'Ultimate nel momento in cui avrei dovuto lasciarlo per eseguire la Granite Device. Diciamo che l'Ultimate rappresenta, come avete visto nel capitolo del force feedback, la massima esperienza possibile secondo me a livello odierno, anche se la distanza poi dal Pro non è così accentuata, nel senso che non stravolge l'Ultimate in maniera così netta l'esperienza di guida. È chiaro che montando delle componenti di qualità, avendo a disposizione anche dei filtri aggiuntivi, si riesce ad esprimere una qualità sicuramente superiore al Pro e soprattutto allo Sport, ma è un prodotto veramente dedicato a utenti particolari, utenti entusiast e soprattutto che hanno la disponibilità economica per acquistare questo volante. Ammetto che mi piacerebbe averlo, ma il costo è veramente importante e per me, almeno al momento, proibitivo.
un prodotto che comunque integra delle componenti di altissima qualità, come avete visto, un encoder con una risoluzione incredibile. Ho fatto delle ricerche ed è un encoder che si pone sul mercato a circa 500 euro, quindi veramente una bella spesa solo per un componente del genere, e quindi è stato, diciamo, un prodotto di Granite Device per cercare di esprimere al massimo il concetto di direct drive. Arrivo a pensare che questo prodotto è talmente tanto evoluto che iniziano ad esserci delle mancanze dal punto di vista software. Siamo arrivati al massimo di espressione di questi direct drive e secondo me ci deve essere un supporto anche dalle software house per avere un maggior incremento di prestazioni. Secondo me quindi abbiamo raggiunto il massimo con questo Ultimate. Se lo acquisterete sicuramente non ve ne pentirete perché è un prodotto veramente eccezionale, ma ecco, la differenza di prezzo rispetto al Pro è importante, quindi onestamente non saprei proprio cosa consigliarvi, perché nonostante tutto ci siano delle differenze a livello di force feedback, il prezzo è molto importante. Spero che la recensione vi sia piaciuta, ci vediamo in un prossimo video. Mi fermerò circa un mese per le ferie in agosto, ci vediamo quindi a settembre con alcune novità, e per oggi come al solito vi auguro buona giornata.